ってきたのかを、俺たちと君の未来がどこに向かおうとしているのかを俺を信じてほしい。俺は君のために二度と世界なんて焼かせない。だから君の全てを俺に、この俺にくれ。Con Fusion Redeemed si è conclusa la prima trilogia di Xenoblade, una serie capolavoro che trae ispirazione dalle opere di pilastri della filosofia e psicologia come Nietzsche o Jung, le declina in un contesto fantasy e le condisce con elementi sci-fi. In questo video andremo a ripercorrere i vari capitoli della saga in una classifica che va in ordine crescente di qualità complessiva sotto tutti i punti di vista, dall'esplorazione al combat system, dalla narrativa alla colonna sonora. Cercherò il più possibile di mantenere una prospettiva distanziata ed oggettiva, in fondo stiamo parlando dell'elite dei videogiochi e l'unico modo concreto per classificarli è valutarli nella maniera più rigida possibile. A tal proposito voglio premettere che tutti i difetti su cui mi soffermerò non sono criticità assolute, in quanto il peggior Xenoblade è migliore di qualsiasi altro titolo, ma sono semplicemente problemi relativi all'interno del loro universo. Sebbene le successive analisi siano pensate per gli esperti che hanno già completato la serie, ho evitato comunque di trattare argomenti spoiler, in modo che possiate tranquillamente procedere alla visione anche se siete da poco entrati in questo magnifico mondo. Prima di iniziare, se gradite questi contenuti e vorreste vederne altri del genere, potete supportarmi lasciando un bel mi piace, iscrivendovi al canale ed attivando la campanella delle notifiche per non perdervi i prossimi video. Future Connected potrebbe sembrare all'apparenza un racconto soporifero ed estremamente lento, ed io non dirò il contrario, ma è bene specificare che c'è un motivo particolare alla base. Esso non va da considerarsi come un gioco a sé stante, ma più un dono che Takashi ha voluto offrire ai vecchi fan della serie. Il successo del primo capitolo, nonché il record di vendite del secondo, promettevano bene per l'avvenire ed il director ha pensato giustamente di rilasciare un rifacimento del primo titolo con una storia inedita. Va ricordato che lo sviluppo dietro l'opera originaria fu lungo e pieno di complicazioni, a causa delle quali furono anche tagliate intere località esplorabili di Bionis. Ebbene, una di queste fu proprio la spalla, la stessa che visitiamo nell'espansione. Monolith Soft ha quindi ripreso parti di gioco tagliate 10 anni prima e ne ha approfittato per integrare una nuova storia che fungesse da premessa per l'imminente arrivo della conclusione della trilogia che avrebbe unito gli universi dei due Xenoblade. In tal modo la riproposizione risultava appetibile sia dai fan storici che ai nuovi arrivati. Alla luce di ciò non c'è da sorprendersi sulla semplicità di questo episodio che nella sua brevità riesce sia a chiudere il filone narrativo di Melia che a porre le basi per il sequel diretto. Il gameplay resta invariato, impreziosito solo dall'attacco dei prospettori che sostituisce l'assalto di gruppo e lo stile funk contribuisce a dipingere un'atmosfera serena e pacifica, molto meno cupa rispetto alle precedenti iterazioni. Future Connected è un grande omaggio che la Software House ha concesso alla sua community e si trova in fondo alla graduatoria per i motivi sopracitati. Non è un gioco ma un epilogo di uno già esistente. Se avessi dovuto giudicare Torna The Golden Country solo per la sequenza finale e tutte le ripercussioni che ha su Xenoblade 2, gli sarebbe sicuramente spettato il podio, tuttavia scopo della classifica è di valutare i titoli nella loro interezza. La trama infatti non parte mai, tanto che l'intera storia sembra concentrarsi essenzialmente nella scena conclusiva. A ciò va ad aggiungersi che il 90% della produzione è costituita da missioni secondarie di cui molte anche banali e noiose che sono nel frattempo obbligatorie per il proseguimento della campagna principale. In una prima run si potrebbe avere la sensazione di ritrovarsi solo un ammasso di riempitivi, ma è solamente alla luce dell'epilogo che si guarderà tutto da un'altra ottica. I rapporti con i cittadini di Aureshko e il viaggio sul nuovo Titano assumeranno un significato diverso solo a gioco completo.
Si comprenderà così come lo scopo dell'espansione non sia quello di ampliare la trama, quanto piuttosto far luce sui quesiti irrisolti del capitolo base. Sebbene rispetto a quest'ultimo torna sia un'avventura molto basilare, va riconosciuta la sua enorme rilevanza nel costruire i personaggi meglio caratterizzati della serie, Jin e Mitra. Se Adam lo conosciamo come ci era stato presentato nei flashback della seconda iterazione, lo stesso non accade per loro due. L'approfondimento del rapporto tra loro e Jin e la crescita umana di Mitra sono due inedite premesse che scardinano completamente gli eventi accaduti 500 anni dopo. Inoltre è sorprendente notare come la maggior parte dei filmati erano stati già realizzati ai tempi dello sviluppo di Xenoblade 2. In altri termini, al momento del suo rilascio, con uno sviluppo durato solo 2 anni, Monolith Soft aveva l'intera storia prequel già pronta. Torna The Golden Country ai protagonisti con il miglior sviluppo narrativo della serie, che la pongono un gradino al di sopra di Future Connected, ma è penalizzata da una carenza di situazioni adrenaliniche meritevoli di essere ricordate. Il processo produttivo del primo capitolo della saga fu molto travagliato e non tutte le idee iniziali si concretizzarono, come ad esempio la possibilità di creare un'immensa area di gioco senza caricamenti tra una zona e l'altra. Xenoblade Cross nasceva come rimedio a tutti i vincoli tecnici che impedirono la realizzazione di numerosi concept nel predecessore. Ecco quindi che Takahashi ha puntato tutto sul progetto di un JRPG open world senza rivali, con paesaggi mozzafiate ed un combat system complesso e soddisfacente come pochi. Ciò nonostante, il titolo presentava un lato oscuro, il comparto narrativo disastroso, ad anni luce di distanza da quello della trilogia principale. Si incontreranno alleati senza backstory che non si vedranno più fino all'epilogo, nemici senza la minima caratterizzazione ed un boss finale che di epicità non ha nulla. Per non tenere in considerazione i testi delle canzoni, il soggetto di quasi tutte è una nebbia nera che corrompe le persone, un argomento interessante se non fosse per il fatto che non se ne parla mai in tutto il gioco. Si ha più volte l'impressione che il canovaccio dell'opera fosse ben più ampio ed articolato di quello effettivo e che durante lo sviluppo sia stato tagliato e dirottato per qualche motivo sconosciuto. Se la storia è altamente incoerente, a completare il quadro ci pensano le cutscene, che sono di un livello qualitativo per nulla paragonabile agli elevati standard sanciti dal franchise. Esse non riescono nemmeno lontanamente a coinvolgere sul lato emotivo il giocatore, con la punta dell'iceberg costituita dall'assenza di un vero personaggio principale. Tutti gli sforzi che la Software House ha impiegato per realizzare quest'open world colossale sono stati vanificati dall'assenza di immersività. Infatti è proprio quest'ultima a costituire il cuore pulsante di tutti i giochi Xeno e l'immensa forza emotiva a contraddistinguere i JRPG di Monolith Soft da tutti gli altri disponibili sul mercato. Alla luce di ciò, il capitolo Cross è indegno del nome stesso che porta, astraendo da tutti gli stilemi che siglano i giochi del franchise, tanto da poter essere definito come un anti-Xenoblade. Lo salvano dal baratro il suo ingegnoso sistema di combattimento e la sua immensa libertà esplorativa che lo pongono un livello al di sopra delle espansioni precedenti. Incarnazione definitiva della filosofia e dei riferimenti teologici che da sempre permeano l'universo della serie, Xenoblade 3 aveva tutto il potenziale per diventare il miglior videogioco mai creato. Ambientato da Ionios, la terra dell'eternità, ed avendo l'intera trama assemblata attorno a concetti come l'inesorabile scorrere del tempo e la precarietà della vita, il gioco in termini di malinconia e cupezza non è uguale, ma esattamente questo è il suo più grande difetto. La saga in questione fin dalle origini è sempre stata buia e triste, e tuttavia sapeva ripagare il giocatore offrendogli scorci incantevoli accompagnati da melodie sublimi. Al contrario, in tale epilogo della trilogia, le musiche ambientali, decisamente meno incisive rispetto agli altissimi livelli toccati in passato e i luoghi privi di fascino, propongono una dimensione scarna che non è minimamente comparabile agli ammaleanti mondi dei predecessori. A salvare la produzione però interviene la fine del capitolo 5 che assieme all'apertura di quello seguente costituisce il picco massimo mai toccato dagli Xeno. Takahashi ha dimostrato come oltre ad essere uno sviluppatore e scrittore magistrale, il suo vero talento è quello di regista. La prigione, le eclissi, lo scambio dei flauti, ogni minimo dettaglio è stato studiato ad hoc per forgiare una sequenza immortale che manifesta l'eccellente direzione artistico-musicale dei fenomenali dipendenti di Monolith Soft, capace di far immergere anima e corpo lo spettatore.
Tale apice dello storytelling, che mai più sarà raggiunto, mostra però il fianco alla vera criticità di questo Xeno, la quasi totale assenza di colpi di scena dovuta alla sua eccessiva linearità e prevedibilità. Tolta la mitica battaglia iniziale tra i team Keves ed Agnus, tutta la trama viene canalizzata sul quinto capitolo e una volta terminato, complici le domande che rimarranno senza risposta, l'articolato intreccio narrativo crolla sotto il suo stesso peso. Tutto ciò che accade dopo è una corsa frettolosa verso una conclusione priva di parti indispensabili per la comprensione degli eventi. La storia dei due universi è trattata senza alcun pathos e sorte peggiore è toccata alla fase conclusiva, dove forse a causa di tempistiche stringenti o più probabilmente per la pandemia emergono evidenti intoppi in fase di sviluppo, comprovati anche dal misterioso anticipo del rilascio del titolo di ben 2 mesi, da settembre a luglio 2022. Nel primo Xenoblade Chronicles la parte finale era dedicata ad una minuziosa spiegazione che rispondeva a tutti i quesiti lasciati in sospeso. Nel secondo episodio viene addirittura dedicato un intero capitolo denominato E così si incontrarono, per esporre l'amara e complessa verità che celava Orrest. In questa terza iterazione invece, nella location finale, nel momento cruciale del racconto, quando si attende la classica spiegazione chiarificatrice, le cinematiche si sprecano, lasciando spazio ad un'inutile sezione esplorativa. Gli stessi Mebius, X e Y, due nemici chiave, appaiono a caso senza nessuna cutscene ad accompagnarli, rendendo palese come ad un certo punto della produzione siano stati tagliati elementi di importanza vitale. Xenoblade 3 aveva tutte le carte in regola per diventare la miglior creazione della Software House, ma il suo impianto instabile, tanto in termini di trama che presentazione, gli precludono le posizioni elevate della classifica di una serie in cui la componente narrativa è tutto. Il JRPG monumentale che ha segnato un prima ed un dopo nell'enciclopedia dei giochi di ruolo, plasmando nuovi canoni per il suo genere. Xenoblade Chronicles è una pietra miliare della storia videoludica. L'introduzione intavola fin da subito quello che sarà il tema cardine di questa spettacolare epopea, l'eterna lotta tra due enormi divinità, Bionis e Mechanis, sui cui corpi dormienti si sarebbero poi sviluppate civiltà divergenti. L'aspetto più brillante di tale episodio si riscontra già al suo avvio, lo straordinario main team frutto dell'insuperabile abilità di Yoko Shimomura, che per me è la compositrice più talentuosa di sempre, tanto da riuscire a far diventare iconica tale melodia. In realtà, procedendo nell'opera, si scopre come quest'ultima sia solo un tassello di una mastodontica colonna sonora che non ha punti morti. A partire dall'incalzante motivetto di battaglia che parte quando affrontiamo i nemici, il malinconico tema della Colonia 9, l'emblematica piana di Gar, fino ad arrivare ad Engage the Enemy, quella che si aggiudica di diritto il premio di miglior musica di tutti i tempi, le composizioni di questo capitolo sono meravigliosamente perfette. Tale produzione più di ogni altra fa riflettere sul marchio distintivo della Software House: ancorare il consumatore al loro universo con la mera potenza delle emozioni, dal momento che il cammino per l'immersione in un videogioco passa necessariamente dal legame sviluppato con i personaggi ed il loro mondo. La differenziazione di flora e fauna a seconda delle varie regioni è poi un dettaglio che rivela la vitalità del gigante sul quale è ambientato il titolo e sottolinea parallelamente il distanziamento dell'eccezionale world building che avrebbe caratterizzato la serie dai monotoni e piatti modelli che vigevano in quel periodo. Che si tratti dell'emozionante palude di Sator, del fiabesco Monte Valak o del nostalgico Braccio Caduto, in ogni luogo di questo gioiello artistico si avverte un senso di magia che negli ultimi anni Monolith Soft non è stata più in grado di replicare. Pur non raggiungendo la profondità della lore e gli innesti filosofici della terza iterazione, ci ritroveremo un racconto privo di riempitivi, stimolante dall'inizio alla fine, dove l'utente viene travolto da una valanga di scene entusiasmanti e misteri stimolanti, i quali lo caleranno in contesti sempre diversi che fanno da cornice ad una commovente storia da togliere il fiato per quanto sia stata scritta in maniera impeccabile. Il viaggio stesso è più appassionante della destinazione in Xenoblade Chronicles, che si assicura il podio configurandosi come un frammento essenziale nel mosaico evolutivo dei JRPG. Di norma, quando si dà vita ad una serie, si tende a rendere l'ultimo capitolo indimenticabile.
Nel caso di Xenoblade la situazione era ben più complessa, ad essere in gioco non era soltanto un DLC, ma il sogno di tutta una vita di Takahashi, la realizzazione dell'opera perfetta da 6 episodi. Dopo la distruzione del suo colossale progetto per ben 2 volte, prima con Xenogears, poi con la Xenosaga, il director non poteva permettersi il benché minimo errore, il compito di quest'ultimo titolo era duplice: porre una conclusione alle vicende scaturite dall'esperimento di Klaus e al contempo gettare le basi per il futuro del franchise. Tale produzione corregge tutti i difetti della versione base, a partire proprio dalla suggestività che veniva totalmente a mancare. Questa volta Mitsuda, Ace ed Hiramatsu sono riusciti ad accompagnare il compimento di un'avventura architettata già da anni con delle musiche trascendentali che possono tranquillamente essere definite come le migliori in assoluto realizzate in tutta la loro carriera. I compositori sono riusciti a trasmettere il senso dell'addio. Il prossimo Xenoblade sarà del tutto diverso da quanto abbiamo visto fino a questo momento ed in ogni location si respira questo senso di chiusura di un'era. Questa espansione è stata un'emozione sotto ogni aspetto, dal ritorno dei personaggi amati nelle precedenti iterazioni alla trama che, seppur breve e concisa, racchiude l'essenza stessa della saga. Un'enorme critica al mondo, alle guerre che stanno irreversibilmente distruggendo il nostro pianeta e alla disperazione delle persone nell'impossibilità di salvarlo. Monolith Soft con la sequenza finale è riuscita a far venire i brividi a tutti i giocatori, ha testimoniato come la serie Xeno offre esperienze che non potranno mai essere eguagliate. Future Redeemed, con una storia non solo avvincente ma degna di concludere una trilogia di capolavori, sintetizza tutte le caratteristiche che rendono il franchise fin dalle sue origini di una qualità suprema e gli spetta di diritto il secondo posto in classifica. Una retrospettiva sulla precarietà dell'esistenza e l'importanza della trasmissione dei ricordi. Xenoblade 2 è stata una scommessa senza precedenti per Monolith Soft, che rivela tutta la sua potenza creativa con il character design e l'intero universo stile anime, i quali delineano i tratti somatici dell'opera. Il mondo è costituito da un infinito strato di nuvole e le persone nascono, crescono e muoiono sui titani, enormi creature viventi, ognuno con un ecosistema unico e distintivo. Il Gormoth vanta un'immensa distesa di erbe ed alberi e la sua economia è basata proprio sull'artigianato e la lavorazione del legno di cui ne hanno in gran quantità. Il Morardain invece non ha la minima traccia di verde ed essendo giunto quasi alla fine del suo ciclo vitale ha temperature superiori alla media che vengono sfruttate dalle centrali geotermiche ed i problemi circolatori del Tantal fanno sì che il territorio sia in uno stato glaciale perenne. Le ambientazioni del gioco sono le più suggestive dell'intera serie, ampie e deliziose, si sviluppano in estensione e verticalità e vengono accompagnate da musiche tanto eccezionali quanto emozionanti. Se solo il world building di Xenoblade 2 può sembrare una genialata pura, esso è nulla in confronto alla sua stratificazione narrativa di quarto grado. Coprendo ben 3 finestre temporali differenti, il titolo è la risultante dell'intreccio di 4 storie. Le vicende attuali di Orrest, gli avvenimenti di 500 anni prima, i retroscena del DLC Torna che vanno ad integrare i flashback della versione base ed infine gli eventi all'epoca di Klaus. Takahashi ha comprovato di essere uno scrittore senza rivali, realizzando un puzzle che fino all'epilogo rimarrà incomprensibile, dato che l'ultimo pezzo, quello che completa l'intero quadro, verrà fornito solo nell'espansione. Se i primi 5 capitoli servono solo per spiegare il complesso mondo e l'articolato ciclo vitale dei Gladius, dal sesto si osserva un improvviso cambio di prospettiva nei temi trattati, esaminati ora sotto un'ottica cupa e drammatica. Ecco che la morte, l'eternità e le memorie diventano i punti cardine della produzione in un avvincente climax che culmina in un finale di un'epicità inarrivabile. Conquistando la cima del podio, Xenoblade Chronicles 2 si attesta non solo la migliore invenzione della Software House, non soltanto la migliore opera videoludica mai creata, ma un'esperienza narrativa che rimarrà nell'anima del giocatore per sempre.
Xenoblade 2 rappresenta l'apogeo delle esperienze audiovisive, tanto per la storia che affronta tematiche mature ed attuali, quanto sul fronte gameplay, vantando il combat system definitivo, l'unico fra tutti i JRPG esistenti ad offrire un meccanismo di cambio dinamico delle classi all'interno della stessa battaglia. Questo secondo capitolo è talmente profondo da poterne discutere per ore ed in futuro gli riserverò sicuramente un video dedicato. Ci tengo a ribadire che ho valutato i vari titoli in relazione fra di loro, quindi confrontandoli con gli alti standard che ha dettato la serie, ma in un'ipotetica classifica dei migliori giochi di tutti i tempi andrebbero tutti in cima alla lista. Ma adesso tocca a voi, quali sono i ricordi più belli che avete di tutti gli episodi del franchise? Scrivete le risposte qui sotto nei commenti, sono super interessato a conoscere le vostre opinioni. Ho anche aperto un sondaggio nella sezione community nel quale potete votare qual è il vostro gioco preferito in assoluto della saga. Intanto vi informo che sul mio profilo Instagram a partire da questo mese pubblicherò ogni settimana una retrospettiva completa per ciascuna delle opere di Takahashi. Per non perdervi i post potete seguirmi tramite i link presenti in descrizione. Nel primo commento trovate anche il mio canale Telegram sulle migliori offerte dei videogiochi con il quale potete supportarmi gratuitamente. Per oggi era tutto, in sovrimpressione vedete altri miei contenuti su Xenoblade come la storia di Monolith Soft o la lore di tutta la saga. E in attesa del mio prossimo video, ciao e buon gaming a tutti!